Ciao a tutti e benvenuti al tutorial del punto per la coperta annuale di luglio. Come vedete io ho terminato quindi la parte di giugno e ho già iniziato con la solita nostra prima riga di maglie alte normali per appianare il progetto e iniziare il punto di luglio. Quindi abbiamo fatto la nostra riga di base. Come al solito prendiamo il nostro solito uncinetto e andiamo a fare una catenella, giro il lavoro e faccio 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Come sempre, sia all'inizio sia alla fine ci teniamo queste 3 maglie basse o comunque neutre negli altri, vedete anche negli altri punti. Abbiamo sempre tenuto queste 3 maglie di inizio e di fine che ci aiutassero a tenere il bordo preciso e andiamo a fare 2 catenelle, salto 2 catenelle di base, entro in quella successiva nella terza e faccio una maglia bassa. Di nuovo 2 catenelle, salto le 2 maglie di base, nella terza entro e faccio la maglia bassa. Anche questo mese il punto, no, il mese scorso no, ma quello precedente neanche, sto parlando di quello gennaio, febbraio, di marzo, che è formato da due parti, cioè il punto è formato da 2 righe. Ora potete tenere come metro il fatto di dire che queste 2 righe valgono come un giorno solo, però vi anticipo che in questo caso vi verrà la coperta leggermente più lunga, che può anche starci perché noi stiamo facendo una coperta con una misura standard, ma uno dice io sono alta o alto e voglio la coperta più lunga, allungate semplicemente in questo modo. Invece se volete una via di mezzo tra quello che è il punto basso e invece un punto come quello del mese precedente che invece era molto alto, tenete che ogni giorno è una riga del punto, quindi questa prima metà del punto è un giorno, la seconda metà del punto sarà un altro giorno e così andando. Quindi proseguiamo per tutta riga facendo 2 catenelle, salto 2 maglie di base, una maglia bassa nella terza. Di nuovo 2 catenelle, salto 2 punti di base, nella terza maglia bassa, 2 catenelle, salto 2 punti di base, nella terza maglia bassa e procedo, mi fermo 3 maglie prima della fine. Ecco qua, siamo arrivati alla fine. Io ho fatto invece che le 3 finali 2 perché appunto i numeri del pattern mi facevano finire con 2. Non è un problema, l'importante è che ci sia sempre almeno una maglia di scarto rispetto alla fine del punto, sia all'inizio che alla fine, in modo che siamo sicuri che il bordo venga dritto. A questo punto 1, 2, 3 catenelle, giro il lavoro. All'inizio ovviamente faccio la mia maglia alta sopra la mia maglia, dopodiché andrò a fare nello spazio delle 2 catenelle 3 maglie alte, 1, 2, 3. Salto la maglia di base che abbiamo fatto qua, mi sposto nell'archetto dopo, 3 maglie alte, 1, 2, 3. Di nuovo salto la maglia di base e facciamo 1, 2 e 3. Salto la maglia di base. Adesso farvi vedere il video di questa coperta sta diventando sempre più complicato perché è un po' ingombrante. Ok, e non voglio farla tirare ovviamente. Salto la maglia di base,
3 maglie alte in quella successiva, 1, 2, 3, e continuo in questo modo. Ops. Quando arriverò alla fine farò le mie, 3 maglie alte sopra le 3 maglie per concludere, e poi riprenderò semplicemente il giro esattamente come ho fatto all'inizio, quindi facendo la mia maglia bassa, 2 catenelle, salto 2 maglie di base, maglia bassa, e continuiamo a tenere, quindi il punto è fatto da queste 2 righe. In questo modo vedete che allora innanzitutto riusciamo a tenere un punto abbastanza pieno, perché è vero che siamo a luglio, ma comunque la coperta poi ci serve d'inverno, quindi deve essere calda, e nonostante sia un punto un po' aperto, comunque rimane compatto. E poi proseguiamo il tema del innesto, diciamo, di colori, perché comunque quando si hanno colori così tenui, secondo me è la mossa vincente. Come il mese prima abbiamo fatto un punto che appunto, scusate il gioco di parole, va a innestarsi nella riga precedente, creando ancora più sfumature rispetto a quelle che già il filato aveva. Allo stesso modo, in questo modo andremo a fare la stessa cosa, perché appunto quando poi adesso faremo il giro tornando indietro di maglie basse, come già un po' si vede qua, andiamo a innestare nella riga precedente una tonalità diversa, e questo secondo me è il modo migliore quando si hanno filati sfumati, molto sfumati, come possono essere questi, che quindi magari un punto troppo elaborato va a creare un lavoro più confusionario che altro, ma dai colori tenui, quindi comunque necessitano di una forza in più, e quindi andare a creare questi innesti nella riga precedente aggiunge quel tocco di dinamicità senza essere confusionari comunque. E infatti secondo me anche l'effetto del mese precedente è anche più bello di quanto io pensassi, cioè me lo immaginavo così, ma non pensavo che sarebbe venuto così bene, e quindi ho deciso di riproporre, diciamo, questa tecnica, ovviamente in modo diverso, anche per questo mese. Una piccola variazione, perché comunque dobbiamo rispettare delle altezze ogni mese in modo da avere poi la lunghezza giusta, e quindi non potevo, a parte che volevo fare un punto diverso, ma comunque dovevo giocarmela su dei punti non solo bassi, ma anche dei punti alti. Quindi procediamo in questo modo fino alla fine della riga. Poi ovviamente, come sempre, vi farò l'aggiornamento a metà mese, e vedrete che questa particolarità si vedrà ancora di più, perché già inizia a intravedersi adesso, tra qualche decina di righe, tra una quindicina di righe già si vedrà, anche se poi a fine mese è la parte migliore, perché anche il mese precedente si intravedeva già a metà mese, ma poi una volta finito era 1000 volte più bello. Quindi questo è il punto per il mese di luglio. Spero vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti, lasciate un like e iscrivetevi al canale, che è un grande supporto appunto per me, per continuare questi progetti. Ovviamente c'è anche la possibilità di abbonarsi a una piccola cifra, a 1,90 €, 1 euro qualcosa al mese. Ovviamente per me è molto importante, perché ovviamente fare tutti questi tutorial, montarli eccetera, ha un costo di materiali, il software, insomma tutta una serie il tempo ovviamente, e tutta una serie di cose che appunto mi aiuterebbero a continuare a riempire il canale di nuovi tutorial. Come sempre vi ringrazio e ci vediamo a metà mese per l'aggiornamento. Grazie e ciao!